Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, questo è un nuovo video di grattini alla schiena che in realtà è stato registrato prima del viaggio in Giappone, ma sto registrando solo ora in voice over per tenervi compagnia. Quindi grazie per essere qui con me e se siete nuovi sul canale e vi piace il video iscrivetevi e seguitemi anche sull'altro canale Elisa Lo-Fi ASMR, dove in questo momento sto postando dei video in lo-fi dei miei hotel in Giappone e a prescindere dall'ASMR penso che possano essere interessanti, soprattutto l'ultimo video della serie che deve ancora uscire, che fa vedere il ryokan, che è un albergo tradizionale del Giappone dove ci sono le terme che loro chiamano onsen, e quindi insomma, se vi può interessare seguitemi anche sull'altro canale. Invece oggi volevo appunto raccontarvi un po' di cose che mi vengono in mente sul viaggio, comunque assicurandovi insomma che sto preparando anche il video, quello che faccio di solito con diciamo il video del viaggio con il voice over che vi spiega le immagini che vedete, quindi vedrete quel video in inglese, penso la prossima settimana, non sono sicura, ma poi lo farò anche in italiano oppure metterò i sottotitoli in italiano a quello in inglese. Non lo so, devo ancora decidere perché adesso questa cosa dei sottotitoli mi sta molto aiutando, dato che il mio canale vuole fare contenuti sia per italiani sia per persone che capiscono l'inglese, e effettivamente i sottotitoli mi aiutano perché anche chi non capisce una lingua o l'altra può seguire tutti i video, quindi mi spiace che a volte la traduzione non è fatta bene perché è quella automatica, ma spero che comunque possiate capire il senso del discorso. Io avevo provato in passato a scrivere e a fare io i sottotitoli, ma è un lavoro enorme e che mi occupava tipo 2 ore ogni volta, e comunque dato che il canale non è così grande e a volte ci mettevo ore e ore a mettere i sottotitoli e nessuno guardava i video, tipo i video avevano 50 visualizzazioni, un po' mi ero demoralizzata. Invece adesso che volevo riprendere a fare i sottotitoli ho visto che ci sono questi automatici e mi sembrano abbastanza buoni, quindi insomma fatemi sapere se voi li utilizzate e se vi piacciono.
Allora, detto questo, vi parlo un po' del Giappone, magari mi ripeterò nel video quello del viaggio, però pazienza. Allora, io sono andata in Giappone, non sono stata tanti giorni perché comunque è un viaggio abbastanza costoso. Sono partita il 30 luglio e sono tornata il 10 agosto, però praticamente una giornata intera sono stata in aereo e il volo che avevo preso io aveva scalo a Taipei, quindi ho fatto più o meno 13 ore da Milano Malpensa a Taipei e all'andata lo scalo era molto breve, era tipo di un'ora e mezza, quindi siamo subito ripartiti e poi da Taipei a Tokyo Narita sono 3 ore e mezza più o meno di volo, mentre al ritorno siamo stati a Taipei 6 ore e quindi è stato molto il viaggio molto faticoso, ma è molto meglio la tratta lunga in aereo perché ci si abitua e pesa molto di meno della tratta breve, non so come spiegare. E comunque, dato che adesso esiste il volo diretto da Malpensa a Tokyo, se mai dovrò tornare in Giappone, cosa che penso farò perché mi è piaciuto molto, penso opterò per il volo diretto o magari fare una tappa più intermedia, quindi magari tipo non so 6 ore di volo e poi altre 8 ore, non lo so, comunque è stato abbastanza una sfacchinata, ecco perché è molto lontano, ma ci siamo trovati benissimo. Noi abbiamo fatto un viaggio non organizzato, però quando siamo arrivati lì c'erano comunque delle guide per alcuni posti che ci hanno aiutato a comprendere meglio la cultura e ci hanno spiegato i vari templi, che cosa fossero, non sempre, ma c'erano delle guide previste in alcune tappe, eravamo noi due e poi un'altra coppia di signore che anche loro avevano preso le stesse guide per una settimana e è stato molto comodo perché ci sono venuti anche a prendere in aeroporto con il taxi, anche perché Tokyo è lontano un'oretta, cioè c'è un sacco di traffico, quindi andare dall'aeroporto alla città ci vuole un sacco di tempo, però comunque immagino che ci sia il treno, ecco, e che noi avevamo nel pacchetto di viaggio anche il servizio dei trasporti che ci portavano da una parte all'altra e avevamo inclusi anche alcuni biglietti dei templi e alcuni biglietti dei treni, soprattutto quelli dello Shinkansen, che è il treno veloce per andare a visitare altre città nel Giappone. E poi ovviamente durante la giornata, quando avevamo tempo libero, non avevamo le gite programmate, ci spostavamo tranquillamente noi usando Google Maps e acquistando i biglietti per la metropolitana o per i pullman. Devo dire che la leggenda che nelle grandi città i giapponesi sappiano l'inglese non è vero, cioè nel senso, magari sono stata sfortunata io, però vi assicuro che
con tantissime persone, anche giovani, a Tokyo e non sapevano l'inglese. Anche alle reception degli hotel era molto difficile farsi capire e loro comunque parlavano in giapponese e ci si riusciva a comprendere con qualche frase qua e là, qualche parola qua e là in inglese. Fatemi sapere se voi avete avuto la stessa esperienza. Poi loro sono educatissimi e sono pronti e pazienti nel cercare di capirti e nel cercare di comunicare, però non è facile, ma per fortuna, essendo tutti gentilissimi e disponibili, non abbiamo avuto nessun problema. Siamo comunque grati, abbiamo avuto diverse guide, perché in realtà non era proprio una guida di un viaggio organizzato, quindi a volte incontravamo queste persone che erano tutte donne che ci facevano la traduzione quando andavamo a visitare delle città, e sono state tutte carinissime, davvero super disponibili, e ci hanno spiegato un sacco di cose e ci hanno anche portato nei ristoranti buoni e tipici e ci hanno spiegato sempre i menù e cosa ci potevamo aspettare dal cibo. Quindi grazie, 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 grazie. E siamo rimasti sconvolti. Allora, prima vabbè vi racconto dove siamo stati. Siamo stati a Tokyo, a Kyoto, a Nara, a Nagoya e a Matsumoto, e poi vabbè siamo andati a visitare il Monte Fuji, che non è proprio Tokyo, però abbiamo preso il treno e siamo rimasti sconvolti dall'educazione e dalla pulizia e dal rigore dei giapponesi. Cose che mi hanno sconvolto, per esempio loro in stazione hanno degli armadietti dove per esempio si possono appoggiare dentro le borse o le valigie, mentre magari aspetti la coincidenza del treno, vuoi fare shopping e appoggi la valigia negli armadietti, no? E praticamente se vuoi puoi chiuderli a chiave, puoi pagare qualche centesimo, chiuderli a chiave e poi riprenderli, ma i giapponesi non li chiudono, cioè appoggiano le loro borse, le loro valigie e lasciano le cose dentro con gli armadietti aperti, perché nessuno ruba niente. Per farvi capire, le altre signore che hanno condiviso una parte del viaggio con noi hanno perso in stazione la borsa con i documenti, i passaporti, tutti i soldi contanti che avevano, e è stata restituita alla polizia con dentro tutto, tutto. E lo so che può succedere anche qua, no? Che ci siano persone oneste come me o come voi, però sono state più di un'occasione in cui abbiamo notato il rigore e l'onestà delle persone giapponesi. Ovviamente questa cosa avrà i suoi lati negativi, sicuramente. C'è sempre il lato negativo della medaglia, però c'era un rigore. Per esempio, no? Adesso se io cerco di fare dei piccoli gesti nel mio quotidiano, per esempio io cerco di mangiare poca carne, cioè io non mangio in realtà la carne, mangio il pesce, però che comunque è carne, però vabbè, io cerco appunto di mangiare poca carne,
o se mi cade una cartaccia ovviamente la raccolgo, quando uso un bagno pubblico lo lascio pulito. Quando tu fai dei gesti così qua in Italia ti senti quasi stupido perché sai che non servono a niente, perché nessun altro, ovviamente non dico voi, però che pochissima gente è disposta nel suo quotidiano a stare attento per il pianeta, per il prossimo, cercare di essere gentile, fare un gesto buono o sia per le persone che per l'ambiente. Magari dire io non prendo la macchina, prendo la bicicletta per l'ambiente, no? Qui quando fai queste cose ti senti magari bene con te stesso, ma purtroppo sai che non servono a niente. Invece in Giappone, quando vedi le persone che si comportano bene, per esempio loro non hanno cestini, non ci sono cestini da nessuna parte, perché loro si portano a casa la spazzatura, la mettono in borsa e aspettano di vedere uno dei pochi cestini che ci sono, oppure se la portano a casa. Quando tu in Giappone ti comporti bene, quindi fai un gesto buono, lasci pulito uno spazio, non lasci le cartacce in treno, ti senti parte della società, cioè non ti senti una goccia del mare, no? Cioè non ti senti un'eccezione, ti senti che stai contribuendo anche tu insieme agli altri al migliorare, al mantenere l'ambiente intorno a te ordinato, pulito. Cioè non so come dire, senti effettivamente che quel gesto è utile perché tutti quelli intorno a te lo stanno facendo, no? Quindi se tu non lo facessi daresti un contributo negativo e saresti visto anche male, no? Quindi è tuo interesse continuare a lasciare il bagno pulito perché lo fanno anche gli altri, no? E quindi ha un senso e a volte qua ovviamente poi uno lo fa, ma perde il senso perché sai che nessun altro lo fa, nessun altro, sei tu l'unico deficiente che si sta impegnando a fare questa cosa buona per il pianeta, a essere gentile verso il prossimo e pensi che il tuo gesto possa cambiare qualcosa, ma per come vedo le cose adesso sembra che sia inutile, no? Quasi i gesti positivi che facciamo e io ovviamente vi sprono a farli sempre, anche se siete i pesci fuor d'acqua, anche se tutti intorno a voi si comportano male, voi cercate sempre di fare la cosa giusta. Però in Giappone quando fai la cosa giusta sembra avere più un senso perché vedi le persone intorno a te che la fanno anche loro, non vige la regola del più furbo, di quello che se ne frega, di quello che ti insulta o vuole essere il più grosso, il più maleducato, cioè lì se sei maleducato sei esiliato, cioè sei proprio guardato male. Abbiamo visto solo una persona, un ragazzo un po' teppistello che ha buttato la sigaretta per terra e nel giro di, non scherzo, 2 minuti sono arrivati dei signori che si sono inchinati chiedendogli assolutamente di tirare su quella sigaretta e lui ovviamente l'ha fatto. Da noi è normalissimo che le persone buttino le sigarette per terra anche quando sono in macchina. Tu vedi le persone che fumano la sigaretta in macchina e la buttano per terra. Io lo so che questo è un video SMR e io mi sto agitando, però ragazzi, magari voi non ci avete mai pensato e lo fate. Cioè il per terra non è spazzatura, cioè il pavimento non è un cestino, possono poi degli animali mangiare le sigarette, possono rimanere lì comunque a sporcare per terra, però da noi è normalissimo se tu vedi una persona buttare una sigaretta per terra
nessuno fa niente. Cioè, a me è capitato di andarlo a dire, però come vi ripeto sono l'unica scema del paese, no? E vengo, cioè la persona a cui lo dico spesso mi dice: ma che cosa vuoi, no? Ma come ti permetti di dirmi di raccogliere la sigaretta? Mentre lì è una persona su 1.000.000 che osa buttare la sigaretta per terra, ma subito viene ripresa e a capo chino la raccoglie. E questa cosa a me è piaciuta tantissimo, tantissimo. Cioè io lo so che ci saranno lati oscuri della cultura giapponese, li conosciamo bene o male tutti, però questa cosa a me mi ha davvero, non lo so, mi ha messo un senso di tristezza nel ritornare in Italia, perché a me sembra che qui da noi vige la legge del più furbo e del più maleducato. Poi ditemi se sono io che ho una visione negativa. E niente, devo dire che è stato un bel viaggio. Adesso torniamo a parlare delle cose più positive, perché mi sono un po' incavolata, come avrete sentito. Il viaggio è stato bellissimo. Io ho, a parte una sera che ho voluto provare italiano in dove che eravamo? A Nagoya mi pare, perché a me piace sempre provare italiano all'estero, però per tutto il resto della vacanza ho cercato di provare tutte le loro cose tipiche, tutte, e forse la cosa più buona rimane il ramen, che l'ho mangiato in svariate occasioni, e, però devo dire che tutte le cose che ho mangiato erano davvero buone, davvero buone. Invece, appunto, quando sono andata al ristorante italiano ho mangiato questa pizza che te la danno piccola piccola, quindi era una pizzettina. Se andate sul mio Instagram ho postato le foto del cibo che ho mangiato e ho messo anche la foto della pizza, e dato che era piccola poi ho preso anche le penne all'arrabbiata, che di solito è un piatto che mangio sempre all'estero, non so perché, ma mi piace vedere come fanno questo piatto all'estero. E allora sembravano un po' le cose della mensa, no? Della mensa della scuola, però erano mangiabili, cioè non erano buone come possono essere in Italia, ma erano mangiabili. E a volte ho bisogno, a parte che sono curiosa, ma ho bisogno di ritornare un attimo a mangiare carboidrati, perché se no non vado in bagno. Io lo so che voi non volevate questa informazione, ma ve l'ho data. Quindi dopo un po' di tanti giorni a mangiare soprattutto tanto riso, ho provato italiano. E le colazioni, io di solito in Italia non amo la colazione, però quando sono in vacanza ovviamente mi sfondo a colazione. E nel primo hotel a Tokyo, che dovrei aver già postato su Elisa lo fai il video dell'hotel, avevo una colazione, cioè, spaziale, e c'era anche non so se l'ho ripreso in un video, forse no, c'era proprio una persona che faceva gli onigiri, quindi quei triangolini di riso con l'alga per colazione, te li faceva al momento, tu sceglievi cosa volevi dentro e lui te lo faceva al momento. E quindi ho mangiato per giorni tantissimo riso, tantissimo riso, e però tutto molto buono. E quindi niente, ovviamente
spero di essere un po' più, insomma, di darvi più soddisfazione nel video del viaggio. Ho cercato di riprendere il più possibile, godendomi comunque la vacanza. I video non sono professionali, li ho fatti col telefono, anche perché non apprezzano, come tutti in realtà, il fatto di riprendere le persone che passano, quindi cercavo di non riprendere in modo troppo palese le persone, e anche qui mi sono sentita mega cafona a fare i video, no? Mi sono sentita un'italiana cafona, perché so che comunque è brutto che tu magari facendo un video del paesaggio riprendi le persone. Non lo so, forse, cioè, sicuramente sarebbe meglio non riprendere le persone, però non sempre sono riuscita, e devo dire che l'estate, allora io non soffro il caldo, quindi io consiglio di andare d'estate, perché a parte delle piogge di 10 minuti che arrivavano, a me sembrava il caldo normale di Milano, quindi super caldo. Se soffrite il caldo forse state male, io non sono stata male, stavo bene, e c'è anche molta meno gente in giro, quindi noi non abbiamo fatto coda per niente, cioè mai coda, non abbiamo mai trovato casino. Ovviamente se andate in primavera, ci ha detto la guida che c'è il disastro, cioè noi abbiamo incontrato pochissimi turisti occidentali, mentre in primavera preparatevi perché mi hanno detto che c'è il disastro. Quindi sicuramente più bello perché c'è la fioritura dei ciliegi, però state attenti. Secondo me, se io dovessi cioè, vabbè, non sono mai stata d'autunno, però forse è il compromesso per non morire di caldo e per non incontrare tantissima gente. Forse andare a ottobre, settembre-ottobre, non lo so. Penso che se dovessi tornare forse opterei, anche se io odio il freddo, forse opterei più che la primavera, opterei per l'autunno, perché no, cioè non riuscirei a tornare sapendo che ci sono troppe persone. Cioè è stato bello perché non c'era casino da nessuna parte e abbiamo visitato tutto tranquillamente, però ecco, se in tutti questi video relativi al Giappone e nelle foto non riesco a rispondere a dei vostri quesiti, a delle vostre domande, fatemi sapere nei commenti, così vi rispondo, e spero che il video vi abbia rilassato, e ci vediamo allora alla prossima.